Buongiorno a tutti quanti. Dopo la comparsata che ho fatto nell'ultimo video per i 1000 iscritti, spero che vi siate divertiti. L'idea era solo di divertirsi insieme e niente di più. Non c'erano chissà che doppi, scoppi, fini, cose. Ci siamo divertiti un po', secondo me ogni tanto ci sta. Oggi ho voglia di una rasatura fresca, quindi userò, eccolo qua, nuovi TDS con nuova base, dicono che abbiano cambiato la base. Questa profumazione che a me piace veramente molto, anche se tra i tre nuovi non è quello che mi piace di più, li ho presi tutti e tre. Quello con il packaging, con l'erba verde, quello è un agrumato spettacolare. L'altro è un floreale, molto buono. Questo è la via di mezzo, come gusto mio personale. È una profumazione particolare, si sente sempre quella nota TDS, però secondo me hanno migliorato molto 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 la qualità delle profumazioni. E questa è una profumazione veramente marina, salata. Mi piace veramente tantissimo, tantissimo. Dopodiché, come pre-barba, furbo, come aftershave ci spariamo lo Spake, che secondo me l'aftershave da banco, anche con le qualità per la pelle, migliore in assoluto. Lo adoro veramente, qualità-prezzo. E dopo vi porto una stringente mousse della Reusel che non ve l'ho ancora portato, ma secondo me è qualcosa di spettacolare. Non riesco a capire perché mousse, cioè nel senso tu lo agiti, lo spruzzi, fa un po' di schiumetta, ma dopo diventa subito liquido, non è proprio una mousse. Però comunque è un astringente fantastico, fresco, non ha troppa profumazione ed è veramente molto 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 efficace. Quindi dopo lo proviamo. Come pennello vi faccio vedere qualcosa di fantastico. Intanto proveremo, allora, vi ho già portato il ciuffo della Botti, quello Chubend NC, classificato NC, che sì, un buon pennello, un buon ciuffo, però non mi ha così tanto entusiasmato. Non ha, è morbido, ma non ha tutto sto backbone, tutta sta, come si può dire, tutte queste qualità che mi aspettavo dal ciuffo. Invece, su questo manico fantastico che mi ha fatto Enrico Montesin, perché dico fantastico? Perché questo qua è fatto a mano, sgorbia, sega a mano, tutto a mano. Fare questi lavori qua ha detto che ci ha perso quasi un dito, quindi lo tengo come l'oro. Questo ciuffo invece è il Captain, sempre delle Aboti. Vediamo come lavora. Io ho grandissime aspettative su questo ciuffo. Vediamo. Come rasoio, proveremo un rasoio che difficilmente mi entrerà nel cuore, però lo proviamo, ci tengo a provarlo. Il Blackland era. Eccolo qua. In questo caso, se sapevo che era proprio così mild, avrei preso la piastra 4 e 5, invece ho preso la 3 e la 4. Proveremo la 4. Eccola qua. Allora, a noi qua ci costa caro, perché tra spedizione, tra questo, tra quello, ci costa abbastanza caro. Secondo me è abbastanza caro anche al prezzo che lo vendono loro per le finiture che ha e per come è fatto. Io un rasoio così sinceramente più di 50-60 euro non ci li spenderei. Vi dico quello che penso. Però è carino, non è male. Sicuramente a quel prezzo qua che lo vendono, secondo me un po' di finitura in più ce la potrebbero anche fare. E l'ho armato di 7 O'Clock Sharp Edge gialle. E andiamo in rasatura. Sapete, io sono un estimatore del Noai, anche perché ne basta poco, molto, molto denso, va veramente in profondità e non ha quasi profumazione, quindi c'è chi la sente, però per me è molto blanda, va via subito, non va a interferire col sapone. Invece già il furbo si sente di più, però è piacevole, è una mentuccia piacevole, fresca, cioè, ci sta sia uno che l'altro secondo me, ecco, da provare. È una pasta
semi morbida, semi dura, chiamatela come volete, ma non è dura, ecco, è abbastanza morbida, però si riesce a prelevare bene col pennello dentro la ciotola. Ok, vediamo se basta. Profumazione bella sparata, anche sugli altri, cioè si sente proprio bella forte. No, non schiuma tanto, però sembra che quei saponi che creano quella patina molto scorrevole, comunque protettiva, senza fare schiumone. Ciuffo fantastico, come immaginavo. Sicuramente è un passo in più, morbidezza assurda, ma quando movimentate sentite proprio il massaggio del tasso senza andare sul... che è la giusta, perché allora vi spiego il mio dilemma. Ci sono tanti ciuffi anche di alta qualità che sono così densi, che in teoria dovrebbe essere un bene, ma sono così densi che i movimenti circolari vi porta via il sapone dal viso. Quindi secondo me, al di là della densità, va trovato l'equilibrio giusto tra il massaggio bello importante che si senta, che dia soddisfazione, ma nello stesso tempo che non vi porti via il sapone dal viso, che non sia un chiodo. E questo qua secondo me è proprio la perfezione. Vedete, va lavorato, ecco, anche questo sapone va lavorato e dopo vedete che, guardate che spettacolo. Sembra addirittura che abbiano fatto un passo in più con questa nuova formula, veramente tanta roba. Proviamo il Black Landera, sono poco curioso. Questo qua lo si giudicherà nel contropedo, perché già così è un rasoio fantastico, nel senso che ragazzi miei non si sente la lama, ma taglia. Mi dà una tranquillità che ricorda veramente i vecchi Cucina. I Cucina, sì, mi viene in mente. Però lo trovo più efficace questo. Si sente di più la lama, ma con una dolcezza incredibile. Questo è proprio un rasoio che da tutti i giorni li potete radere a occhi chiusi. Cioè, è come dire un Enso, ma con un angolo e con un senso.
cioè con un gusto di utilizzo, ecco, non con un senso, perché ragazzi miei, sti TDS a 4-5 euro sul loro sito fa paura. Ecco, e ora magari sotto la piastra 3, anzi dalla piastra 3 in giù, anche no, probabilmente, però io vi dico che ragazzi, cioè, non so come mai che tanti lo hanno subito venduto, dicono che boh, che non tagli o roba del genere. A me sembra che vediamo nel contropedo, perché adesso non voglio arrivare a conclusioni. Sapete anche cosa? Che allora, c'è ancora chi gli interessa solo non avere problemi tipo con Enson, quindi magari sono rasoi che sono più adatti a chi cerca rasature solo confortevoli, senza problemi, magari non va in cerca del super BBS o questo, quello o quell'altro, però chi vuole godere la rasatura tradizionale senza pensieri. E sicuramente questo è un rasoio perfetto per quello scopo lì. D'altro canto, chi è un po' della vecchia guardia o chi ha comunque degli anni di esperienza, magari nel tempo cerca non solo il taglio dolce, ma cerca anche l'emozione, cerca la qualità costruttiva. Però vi dirò ragazzi, cioè, adesso qua mi sono mitragliato di red point perché ho premuto come uno scemo, perché volevo un attimino vedere fino a dove permetteva, e comunque è sempre un rasoio che rade, non è, anche perché la profondità non è, cioè, è superiore a un cucina, C'è anche nella zona baffi, cioè sentite che potete fare quello che volete in viso.
vi permette l'errore, vi permette di premere nel giusto modo, senza esagerare, perché qua dove è proprio esagerato un po' l'ho pagata. A me andiamo a fare qualche ritocchino. Secondo me per gli amanti della rasatura dolce e sicura, cioè continuiamo a dire ma i Gillette di una volta erano dolci, ti permettevano, dobbiamo imparare dai rasoi di una volta. Beh, questo è esattamente come alcuni Gillette vintage, quindi dolci, usabili tutti i giorni. È esattamente quello che cerchiamo. Anzi, non posso dire che non sia un bel rasoietto, cioè è proprio la sensazione che mi dà quando uso tipo il cucino, quei Gillette tipo il Tech, un rasoio dolce che comunque ti fa arrivare al risultato, un buon BBS, non ti fa fare i miracoli, quindi non aspettatevi i miracoli, ma sicuramente un buon risultato. Proviamo a Reusel. E vedete voi, viene fuori sta schiuma, ma in realtà è un liquido, non è una schiuma. Profumazione è di menta, molto lenitivo, lo sentite veramente, non ne serve tantissimo. La profumazione è quasi balsamica, ma non troppo. Oh ragazzi, cioè, veramente spettacolare come prodotto. Se avessi ancora meno profumazione anche per l'inverno, questa qua lo preferisco anche che al Tires, vi dico la verità, o l'Umpre. Veramente tanta roba in viso. E ti lascia non una patina, ma una leggera sensazione proprio di emolienza in viso, non è solo secco astringente, è veramente fantastico, a me piace veramente tanto. Andiamo su qua. E vedete, infatti c'ha le aloe, c'ha l'equisetto, pantenolio, rosmarino, mamma mia, c'è tanta roba dentro ragazzi. Costa poco, è un bel bottiglione, provatelo. Reusel Astringent Foam Mousse Astringente, questo qua, questo è tanta roba ragazzi. Non mettetene troppo perché vi fa leggermente l'effetto appiccicaticcio, ok? Quindi dovete stare attenti. Io ne ho messo troppo, a metterlo un po' meno, però secondo me adesso che ci vado a mettere l'after dovrei compensare il tutto. Logicamente non un after troppo appiccicaticcio, tipo quando mettete magari gli after da banco così, che si asciugano subito, allora l'alcol aiuta a sciogliere quello che c'è rimasto nell'astringente. Infatti se vedete, però ragazzi miei, cioè, vi fa una pelle che è qualcosa di meraviglioso. Non sentite l'alcol, meraviglioso ragazzi, una sbarbata spettacolare.
super BBS raggiunto, molto confortevole, qualche piccolo red point dettato proprio dall'insistenza totale, però zero irritazioni. Quindi è un rasoio che chi ama radersi tutti i giorni con dolcezza, tipo proprio i giletti di una volta, questo qua è un rasoio spettacolare, spettacolare. Secondo me già la piastra 4 qua è più che sufficiente. Qua ho voluto, purtroppo mi sono messo a insistere troppo, ma non importa, ho voluto prima cosa testarlo insieme a voi per la prima volta e quindi non ho fatto altre prove. Quando testo una cosa per la prima volta mi piace anche un po' metterlo al limite, quindi sono erroretti che se voi non andate troppo in cerca di casini non ve li fate sicuro. Piastra 4 e 5, qui di sotto vedete voi, ma sicuramente magari andate ancora più veloci, ma profondità di taglio vi accontentate. 4 e 5 secondo me è veramente un gran bel rasoio, dolce, fa il suo, promosso, mi è piaciuto, al prezzo giusto, è veramente un gran rasoio, non c'è niente da dire. Ciuffo Captain Botti, questo mi piace, veramente questo mi è piaciuto molto, bel massaggio, morbidissimo, vi assicuro che è morbidissimo, ma con un ottimo backbone. Tanta roba ragazzi, manico di Enrico Montesini, c'è niente da dire, qualcosa di fantastico e un regalo da un amico, quindi vale 4 volte tanto. I nuovi TDS, vi dirò, mi sono piaciuti, sono migliorati ancora un po' nel post rasatura, non sono più difficili da montare però. Tendono a fare, c'è una patina molto scorrevole, lucida e scorrevole, però col tasso c'è un po' di difficoltà di montaggio, cioè chiama acqua, però se passate leggermente quel limite dell'acqua tende a scappare via il sapone, quindi bisogna trovare l'equilibrio giusto tra acqua e sapone, e quindi va un attimino dosato, sicuramente con come si può dire, con un sintetico avrete un aiuto in più, col tasso è un pochettino più difficile, però basta prenderci la mano, prima volta che lo uso ci può stare tranquillamente. Ma ragazzi, 5 euro di sapone è una bomba a mano comunque, quindi niente da dire. Ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Come vedete erano micro red point che sono già spariti e secondo me ha aiutato molto anche l'astringente di prima, perché io di solito quando mi faccio red point me lo porto dietro una vita, non continuo a sanguinare, è una cosa mia, non mi si chiudono, in più se metto alcol, peggio che peggio, invece in questo caso è praticamente sparito tutto e ho la pelle che è come non mi fossi rasato. Infatti adesso è già sparito anche l'appiccicaticcio, ho la pelle che è uno spettacolo. Ragazzi, una rasatura fantastica. Black Era, pensateci. Secondo me è un rasoio da prendere in considerazione, non per chi cerca il taglio emozionale, l'estetica, ma chi cerca un rasoio come quelli vintage di una volta, comunque in acciaio, che fa benissimo il suo lavoro, che vi dà spensieratezza, sicurezza, la giusta profondità di taglio, che comunque con la piastra 4 e 5 andate veramente tranquilli. Ragazzi, è sicuramente da valutare, io non lo scarterei assolutamente, anzi non ci sono tantissimi rasoi che riescono a darvi profondità, dolcezza, sicurezza e tranquillità come questo, però senza andare nell'angolo obbligato e quindi dover stare lì solo in questo angolo, altrimenti il rasoio non taglia, non ti dà. Questo qua vi giocate l'angolo, è un rasoio di sicurezza, quindi un rasoio di sicurezza con queste caratteristiche non ce ne sono tanti secondo me. Ce n'è un altro, ma che proveremo prossimamente, che mi ha veramente colpito e lo proveremo insieme più in là. Ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Bye bye!